Per alcuni progetti avere grandi fogli di cartone ondulato sarebbe l'ideale. Purtroppo però se siamo intenzionati ad usare materiale riciclato raramente avremo tra le mani grandi pezzi. A meno che non intendiamo acquistare un frigo nuovo al mese, un congelatore o uno schermo da 1.000.000 di pollici. Le scatole che possiamo procurarci, che siano quelle di Amazon o quelle che troviamo nei supermercati, saranno nella maggior parte dei casi piccole e medie. E allora come fare se ci servono pezzi grandi di cartone? Semplice, non possiamo far altro che unire piccole parti fino ad arrivare alla dimensione che ci serve. Nel cartone ondulato le unioni possono avvenire lungo due profili diversi. C'è infatti questo lato dove le onde vengono tagliate trasversalmente e quest'altro dove il taglio è parallelo alla direzione delle onde. Nel primo caso, ed è facile capirlo, l'incollaggio sarà migliore perché c'è una maggiore superficie di contatto. Nel secondo, invece, la tenuta sarà meno efficace. Il mio consiglio è di incollare tra loro cartoni dello stesso tipo e con lo stesso spessore. Quindi doppia onda con doppia onda, singola onda con singola onda ed eventualmente microonda con microonda. Tentare di unire spessori diversi non è una buona idea. Inoltre conviene mantenere la continuità per quanto riguarda la direzione delle onde, in modo da trasferire nel pezzo, per quanto possibile, le caratteristiche di resistenza che contraddistinguono l'ondulato. Infine, aspetto da non sottovalutare, i pezzi da unire devono essere ben tagliati, cioè avere possibilmente angoli retti. Serve innanzitutto che il piano su cui lavorare sia protetto da plastica o sia fatto di materiale sul quale la colla vinilica non fa presa. Una prova di assemblaggio è fondamentale e va fatta per verificare se c'è buona continuità tra le parti. Se non c'è, bisogna rimediare. I pezzi vanno disposti tenendo presente quale sarà il lato buono della composizione finale. Conviene far finire difetti e parti stampate tutti sullo stesso lato. E per chi vuole essere davvero preciso, può tentare di far coincidere le onde se possibile. Per stenderla più facilmente, la colla vinilica va diluita con un po' d'acqua. Con lo scopo di migliorare l'incollaggio, prima di mettere la colla con una lima, va bene anche quella comune per unghie, è utile fare un paio di passate sui bordi per sfibrare superficialmente la carta dell'ondulato, così che assorba più colla e aumenti leggermente la superficie di incollaggio. La colla va stesa con un pennello su entrambi gli spessori. L'eccesso e lo sgocciolamento sul lato buono va eliminato con un panno o della semplice carta igienica. Le due parti, appoggiate sul piano, vanno avvicinate, allineate per bene ed unite. In prossimità della zona d'unione viene applicata della colla vinilica sulla superficie del cartone. Tutta l'area deve essere poi coperta con una striscia di carta. Questa proviene da un volantino. Per evitare sconnessione tra le due parti e garantire un perfetto allineamento, sopra la carta vengono messi dei pesi. Qui vedete delle banali bottiglie di plastica riempite con acqua di rubinetto. Altri pesi vanno poi messi sui pezzi di cartone per evitare che si deformino e rimangano completamente piani. La striscia di carta serve non solo per evitare che le forme di gomma piuma si sporchino di colla, ma soprattutto aiuta e rinforza l'unione tra le due parti. Tutto viene lasciato così per diverse ore. I pesi vanno tolti solo quando si ha la certezza che la colla si sia asciugata completamente. Una volta asciutta la colla è possibile verificare il risultato. Se tutto è andato bene, il lato buono avrà questo aspetto. Altrimenti potrebbe esserci un po' di colla. Naturalmente la linea tra i due pezzi rimane visibile. La resistenza complessiva è buona. I fogli ottenuti si possono maneggiare con una certa tranquillità. Ovviamente se forzate troppo cederanno. Nella maggior parte dei casi i fogli grandi che ottengo unendo pezzi piccoli tra loro vengono incollati l'un l'altro fino a raggiungere un determinato spessore. Quando più pezzi assemblati si incollano tra loro, i punti di unione e la loro fragilità non sono più una grande preoccupazione. Nell'incollare assieme più strati bisogna evitare che i punti di giunzione si allineino. Ovviamente questa accortezza aumenta la resistenza.
Con il cartone doppia onda possiamo naturalmente usare lo stesso metodo visto prima oppure decidere di sfruttare la presenza di uno strato in più per aumentare la superficie di incollaggio. Su ciascun pezzo va rimosso uno strato di onda. Quindi si inizia con dei tagli fatti alla giusta profondità con il taglierino. Poi con attenzione e pazienza bisogna togliere lo strato di cartone lasciando integro quello sottostante. Se il taglio è stato fatto bene, l'operazione non è difficile e si ottiene un profilo molto pulito. Un veloce controllo su entrambi i lati ci vuole, per vedere se le parti si uniscono come si deve. La fase di incollaggio è molto semplice. Basta applicare la colla sulle parti da sovrapporre, pulire eventuali sbavature se serve e poi metterci dei pesi sopra, per garantire che non ci siano sconnessioni e deformazioni. Come già detto, prima di togliere i pesi conviene essere certi che la colla sia asciugata per bene. Per ottenere, qualora fosse necessario, un'unione molto più robusta è possibile utilizzare degli stecchini per spiedini da inserire nei fori tra le onde. Ricorda un po' la spinatura che si usa con il legno, diciamo che il principio grosso modo è quello. Si tratta ovviamente di trovare gli stecchini con il diametro adatto di volta in volta. Si parte tagliando gli stecchini in pezzi di 2-3 cm circa. Vanno prima incollati su un pezzo facendo sporgere all'esterno circa metà lunghezza. Non serve metterne uno in ciascun foro, basta inserirne un numero sufficiente a garantire una buona tenuta. Quando la colla fa presa e asciuga, è sempre utile fare una veloce prova prima dell'incollaggio definitivo. La colla vinilica va messa sia sui bordi del cartone che sugli stecchini. I pesi messi alla fine sono necessari per evitare sconnessioni e deformazioni. Gli stecchini si possono usare anche per giunzioni sull'altro lato, quello senza fori per intenderci. Sono comunque in grado di offrire una maggiore superficie di incollaggio e migliorare la tenuta. Allora avete visto 3 modi per fare la stessa cosa. Potete scegliere quello che fa più al caso vostro, quello che ritenete più pratico e semplice. Personalmente uso molto il primo metodo, sia che il cartone abbia una o 2 onde, perché lo trovo molto veloce e dà buoni risultati. Qui ho concluso, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.